Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, abbiamo questa luna nuova il 6 giugno in Gemelli e quindi quello che vi auguro, che ci auguriamo è di portare veramente la fluidità del nuovo tempo. I gemelli chi sono? I gemelli sono il movimento, sono l'attività, sono comunicazioni e in questa luna nuova noi è come se volessimo dare un impulso affinché le cose si muovano, procedano rispetto a una stagnazione, procedano e quindi si ha una... La luna nuova sono tutti gli incipit, gli inizi, no? E quindi l'inizio in che cosa? Dove piantiamo il seme? Piantiamo il seme nel movimento, nell'espansione, nel darci, nel comunicarci, nel darci e nel comunicare al mondo la nostra nuova essenza. E quindi che sia questa luna nuova foriera dell'espressione, la comunicazione della nostra nuova essenza. E per fare questo lo si fa attraverso la consapevolezza, quindi invito tutte le ragazze e i ragazzi nuovi che siete a centinaia a studiare i contenuti delle mie playlist, risvegliare la coscienza e l'arte del vivere proprio per andare a implementare questo risveglio della coscienza e questa espansione. Comunicare, un po' il gemelli ha a che fare col quinto chakra, no? La comunicazione della propria essenza, che non venga frenata o ostruita da dogmi, mente razionale, dall'iperrazionalismo e quindi quello che vi auguro è che voi possiate seminare la vostra espansione e condividerla col mondo, perché più natura selvaggia abbiamo, più espressioni di voi stessi abbiamo, più supportiamo Madre Terra nella sua magnifica espressione e rinnovamento. Allora, detto questo, io oggi voglio fare un esperimento. Allora, vediamo qual è il messaggio della luna nuova, che sappiamo qualche giorno prima, qualche giorno dopo, no? Ok. Vediamo qual è questo messaggio della luna nuova, come se fossimo proprio un organismo unico, noi, la nostra meravigliosa comunità, la nostra grandissima famiglia. Saluto tutte le ragazze nuove, i ragazzi nuovi che mi scrivono da ogni parte del mondo, Giappone, l'altro giorno mi è arrivata una mail dalla Cina, America Latina, Canada, New York, Spagna, Belgio, Svizzera, Olanda, Gran Bretagna. Siamo una comunità meravigliosa. E quindi voglio fare un esperimento unico. Siamo uno. Allora vediamo qual è il messaggio della luna nuova e poi ci facciamo una croce celtica come se fossimo proprio io e te siamo uno, io e te siamo le centinaia di migliaia di persone che fanno parte di questa meravigliosa comunità. Ok, allora voglio vedere con gli Angelion, mettiamoci gli Angelion per vedere qual è il messaggio di questa espressione del sé. L'espressione del sé. Per la nostra meravigliosa comunità, qual è il messaggio di questa luna nuova? 1, 2 e 3. Vediamo un po'. Creatività, arte, colori e bellezza. Wow, già mi piace da impazzire. Il risveglio, quanto mi piace. Wow, semplicità, sguardo gioioso e innocente. Allora, è proprio quello che vi ho detto adesso nell'intro. I gemelli sono gli eterni Peter Pan. Ciò vuol dire che hanno necessità di portare questa loro bellissima essenza al collettivo. Più gioco, più leggerezza, più semplicità. E quindi la luna nuova in gemelli è foriera di questo movimento, di questa espressione di sé. Affinché noi possiamo dare il massimo di noi stessi, abbattendo i nostri limiti, seguiamo la bellezza, seguiamo la creatività, seguiamo i colori, seguiamo l'arte. L'arte è intesa come creazione. Quindi fate delle cose in questi giorni che proprio per addestramento, no? Già la parola addestramento è disciplina, però l'addestramento nella gioia, dovete addestrarvi alla gioia, a godere, ok? Dobbiamo addestrarci a godere.
Io l'ho imparato a suo tempo. Allora, ci dicono il messaggio da fare, da praticare in questi giorni è: fai delle cose che la tua mente razionale giudica stupide. Perché ti dico così? Perché magari ti metti a cantare parole tipo cioè fai queste cose qua, un po' pazze, un po' che la tua mente razionale dice: ma che fai? Ma non vedi che sei scema? Cioè, ve lo dico perché lo facevo anch'io. Queste sono le prime pratiche che imparai da Jodorowsky, dal grande maestro Jodorowsky. Quindi fate queste pratiche. Mm? Tipo, magari la vostra mente vi sta rovellando su un pensiero, iniziate a cantare, a ballare, a dire cose che non c'entrano niente. Ok? L'istinto, fate muovere l'istinto. Per chi? Moltissimi di voi, moltissimi, so che siete grandi artisti, grandissimi artisti anche di fama mondiale. Quindi, ecco, sono rivolta proprio a te. In questi giorni farai qualcosa che è al di là delle tue righe, va bene? A livello creativo, artistico, al di là delle tue righe. Buttati oltre a quello che gli altri vogliono che tu faccia. Lo dico a tantissime ragazze e miei ragazzi che hanno la vena creativa proprio in qualità di arte, cantanti, attori, attrici, pittori, scultori. Lo dico a te. Vai oltre i tuoi limiti. Oltre, quali sono i tuoi limiti? Quello che secondo la società dovresti fare per essere riconosciuta ancora meglio. No, vai oltre, vai oltre, vai oltre, buttati, chiudi gli occhi e fai qualcosa. Mm? Risveglio. Ci sarà un risveglio grazie a questo far parlare la natura selvaggia. Qua c'è una persona anziana su uno, non so che cos'è questa cosa, che sta volando, gioioso, innocente. Ok, la tua saggezza ha a che fare con il gioco di un bambino. Giocate come foste bambini, perché lo siete dentro. Il vostro bambino interiore, la vostra bambina interiore vuole giocare. Falla giocare, non farti importare dal risultato. Falla giocare. Questo è il modus operandi di questi giorni, per almeno questa settimana, ragazze mie e ragazzi, va bene? Fresche, freschi e gioiosi. Ok, adesso andiamo a fare quell'esperimento che vi ho detto con la croce celtica. Ci mettiamo queste. Ok, allora, siamo un organismo unico. Io benedico la mia straordinaria comunità, benedico questa famiglia grandiosa che ho l'onore di servire ogni giorno. E io adesso voglio fare una croce celtica per vedere le situazioni a cui possiamo andare incontro in questa settimana, modalità luna nuova, e come applicare questo. Ok. Vediamo qual è quindi il karma. Tutto è karma. Ragazzi, state studiando? Il video magia pratica lo dovete sapere a memoria. Lo dico per le ragazze nuove. Le mie veterane sanno come parlo. Magia pratica, va bene ragazze e ragazzi? Magia pratica, per favore. Studiate in questa settimana, Studiate, mi raccomando. Ok. Allora, vediamo. Siamo un organismo unico. Vediamo qual è il karma. E quindi abbiamo capito che questo è il dharma, Comunque adesso vi spiego in base alle carte che escono. Organismo unico, la mia meravigliosa famiglia, la nostra meravigliosa famiglia di Taromantic. E anche per tutte le ragazze nuove e ragazzi nuovi che si agganceranno a questa straordinaria comunità. Si agganceranno nella libertà di essere, libertà di espressione, il più grande patrimonio che possiamo avere. Vediamo, allora, situazione attuale, croce celtica, situazione attuale. L'imperatrice. Io mi ci faccio un applauso. Mi ci faccio un applauso con l'imperatrice come carta centrale. Bellezza, abbondanza. Qua abbiamo una comunità rigogliosa di autostima, rigogliosa di bellezza, con il potere nelle mani. E come abbiamo visto nel video di Lui Lady questa settimana, che il femminile
cioè proprio se la gioca la vita, cioè proprio, ok? Qua abbiamo l'imperatrice, situazione attuale, vogliamo ottenere successo in tutti gli ambiti della nostra vita, essere riconosciute come meritiamo. Come lo facciamo? Così, come ti ho detto qua. Mm? Ok, vediamo qual è la sfida di questa luna nuova. Il re di bastoni, qua abbiamo il divino maschile al blocco, cioè al blocco come sfida. Allora, il re di bastoni qua sfida, sai che mi sta dicendo? Che probabilmente abbiamo a che fare con un maschile dentro di noi e quindi anche esterno, che non ce la fa facile o che non ce l'ha fatta facile. Come lo vinciamo questo maschile? Ricordiamo che nel video lui lei lo dico, il maschile è la nostra parte razionale. Qua abbiamo una parte razionale che si impone, che vuole fare come dice lui, dentro di noi e quindi anche fuori. Molti di voi si possono rispecchiare anche con le relazioni esterne. Bene, questa volta si fa come dico io, devi dire. Si fa come dico io. Vuoi conquistare quest'uomo o questa donna? Vuoi quest'uomo o questa donna? Sii creativa, libera, 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 come Dio ti ha fatto, come Dio ti ha fatto e come vi ho detto anche, non mi ricordo dove ve l'ho detto, da qualche parte ve l'ho detto, metti in risalto quello che la tua mente razionale giudica fragilità, giudica aspetti di te che non ti piacciono, mettili in risalto. Questa è la sfida, eh? Vediamo un po' da cosa sei mossa, da cosa siamo mossi, da cosa è mossa la nostra comunità meravigliosa. L'asso di spade, abbiamo la chiarezza di quello che abbiamo detto già adesso. Siamo mossi già da una chiarezza di quello che abbiamo detto, va bene? Quindi è come se quest'asso di spade, la chiarezza, la lucidità mentale ci sta portando ad andare incontro a questa, al diritto di vivere questa pienezza. Attenzione cosciente. Cavaliere di bastoni. Guarda, ti dico, qua col cavaliere di bastoni come attenzione cosciente, che lo adattiamo al agire d'impulso, vabbè, agire d'impulso secondo cosa però? Agire d'impulso, quindi la nostra comunità si focalizza nell'agire d'impulso, piena di passione, retta da un'autostima totale. Quindi tu mi agisci d'impulso retta da una grande autostima. Rispetto a questo che abbiamo detto, creatività, giocosità, e questa è la saggezza. Vediamo un po' cosa abbiamo nel recente passato. Un asso di bastoni. Qua abbiamo molta passione, ragazze mie, siamo mosse da un grande impulso vitale. Quindi questo impulso vitale ci ha fatto mettere sul piedistallo, rivendicando il nostro potere personale da una prospettiva però animica, come vi ho spiegato nel video di questa settimana di lui lei. La prospettiva animica non ha niente a che vedere con le prospettive dell'ego, che il diavolo sta al blocco, se vi ricordate. Ok. Quindi siamo animate da una forza creativa meravigliosa in questa settimana, grazie a questa luna nuova. Vinciamo il divino maschile che sta al blocco con la nostra creatività, mettendo in risalto anche quello che la tua mente razionale giudica difetti di te stessa o di te stesso. Lo vinci questo, ok. Quindi, imminente futuro, 9 di spade. Allora, non dovete essere preoccupate di fare quello che vi ho detto di fare sulla base della vostra vera natura. Qua c'è 9 di spade, qua vedo preoccupazione riguardante la vostra vera natura. Perché la parte razionale ti dice di non farlo, re di bastoni al blocco, tu lo vuoi fare, hai chiarezza nel subconscio e qua puoi fare delle cose che ti sto dicendo e puoi avere un po' paura di averle fatte. No! No! La paura è la parte razionale, il re di bastoni al blocco. Quindi io ho fede in ciò che accade, io ho fede nel Dio che mi incarna, io ho fede in ciò che accade. Come vedete, per chi legge anche la celtica, stiamo facendo una celtica adattandola su livelli animici un po' più superiori a quello che leggiamo nella realtà 3D. Ok? Vediamo qual è il tuo approccio a tutto questo. Il nostro approccio è che tu e me adesso siamo una cosa sola. Cavaliere di spade, tu vuoi attaccare e conquistarti il tuo posto. Cavaliere di spade, chiarezza, attaccare e conquistarti questo posto che stiamo dicendo. E ti dico che questa è la modalità giusta. Vediamo le influenze esterne.
o come ti vedono gli altri? Ti vedono come una grande o un grande uomo o una grande donna. Prima di tutto la forza qua come influenze esterne mi dice che ti vedono le altre persone come una grande persona che sa quello che vuole e va a prenderselo. Mm? E anche che ci può essere tensione con persone esterne a te rispetto a quella modalità verso cui ti ho detto di andare. Mm? Ok, vediamo speranza o paura. Regina di coppe. Speranza e paura, regina di coppe. Questa sai come la vedo io qua adesso? C'è un po' di paura a seguire la parte intuitiva femminile. Che tu sia uomo o donna non importa, eh? Vuoi seguirla, speranza, allo stesso tempo c'è paura, perché comunque c'è il 9 di spade e queste lo chiamano queste due carte. Però lo devi fare. Cioè, guarda che carte meravigliose. Mm? Vediamo un po' il risultato di questa stesa. 4 di spade, risultato. Allora sai che farai? Tu farai queste cose che ti ho detto, cioè ti approccerai alla vita in questo modo e poi col 4 di spade, avrai una sorta di convalescenza per quello che hai fatto in questi giorni, che ha a che fare con la tua espressione creativa di approcciare alla realtà con determinazione. Avrai una sorta di quiete appena fatto. Vediamo un po' perché il 4 di spade. Il matto perché hai fatto un'azione nuova rispetto a tutto il tuo passato. E avrai una sorta di convalescenza alla fine, una convalescenza positiva perché il matto ci dice che è una carta di un nuovo cammino. Quindi avrai una sorta di convalescenza per il nuovo cammino che hai intrapreso. Di che base è questo cammino? Un cammino basato sulla tua forza di volontà, andare incontro a fare delle cose per ottenere ciò che vuoi, che hanno a che fare con il tuo intuito, di cui puoi avere un po' paura, però lo devi fare. Quindi il resoconto di tutto qual è? Natura selvaggia, manifestiamo questa natura selvaggia. E al di là dello schema mentale, la parte maschile, re di bastoni, che ti blocca, tutto ciò che la tua mente ti dice no, non farlo, e il tuo istinto lo vuole fare perché sei animata a tutto questo fuoco, animato, lo devi fare. Cosa succederà in questi giorni? Che avrai un momento di uff, cioè sai quando ti carichi nel fare qualcosa, no? Uff, e poi uff, per il nuovo cammino intrapreso. Ok? Quindi questo ti stanno dicendo in questi giorni. Natura selvaggia. Ora, questa stessa si legge a più livelli, io l'ho letta sul livello più alto, a livello animico, no? Io qua vedo, mi mantengo sulla forma animica perché siamo a migliaia, non posso leggere una stessa unica per migliaia, quindi o comunque non l'ho volta in questo senso. Abbiamo la forza e determinazione di andare incontro a questa situazione qui, qualsiasi situazione sia. Facciamolo con gioco, con semplicità. Puoi avere un po' paura a farlo, a seguire l'intuito, però non ti devi preoccupare perché gli altri ti vedono più forte di quanto tu credi di essere. Perché la tua mente razionale o il maschile al blocco ti dice no, non si fa così, non devi fare così. Invece sei animata nella tua mente cosciente da un impulso passionale verso la vita, di creatività, con il quale tu vuoi fare chiarezza e quindi devi agirlo questo impulso di creatività. Va bene? Ok. Vediamo adesso, voglio mettere delle specifiche su come ancora ti vedono all'esterno con la forza. 3 di bastoni. E io qua ti vedono all'esterno come colei che ha la determinazione e la forza di fare più cose contemporaneamente. O con lei o con lui. Aprire nuovi cammini, nuove strade, sia per te stessa che per gli altri. Mm? Ok. Voglio vedere adesso quale deve essere, qual è l'archetipo che viene integrato grazie a tutto quello che abbiamo visto. Qual è l'archetipo che viene integrato grazie a tutto quello che abbiamo visto? L'avvocato. Avvocato dice ti ispira a mettere in pratica la tua compassione. Allora l'archetipo che viene integrato è compassione. Cos'è la compassione? Viene dal greco pathos. Il pathos è proprio il sentire, no? Io entro nel pathos, nel mio sentire e anche in quello degli altri.
Verrà integrato il sentire, o meglio, tu integrerai il tuo vero sentire di natura selvaggia, nonostante hai tu un po' paura a fare queste cose, nel fare questa natura selvaggia qui. Per ognuna di voi è diversa. Facendolo, tu integri anche, inizierai a sentire anche ciò che sentono gli altri. Va bene? Un'altra. Madre, il femminile integriamo qua, ragazze mie, la madre terra ti vuole così come ti ho detto in questa stesa. Pazienza, amore incondizionato, allegria nel dare la vita, darai la vita agli altri, avendo questo approccio, porterai l'esempio agli altri di che cosa significa il vero radicamento, perché ricordiamo la madre è il radicamento. Porterai l'esempio agli altri di che cosa significa il vero radicamento in se stessi. Gioco, ilarità, creatività, oltre gli schemi. L'ultima. Sarai al servizio. Godi servendo gli altri con libertà e con un cuore pieno d'amore. Servirai gli altri con libertà e con un cuore pieno d'amore. Quindi è proprio la natura selvaggia di questa luna nuova in Gemelli. Sii te stessa nella forma più autentica, più selvaggia, più bambina. Ok. Voglio vedere adesso quale porta si apre con questa luna nuova in Gemelli. Una porta magica, non poteva che essere una porta magica. Allora, questa porta magica ti dice che tu approcciando in questi giorni, come ti ho detto, nonostante le tue paure a seguire il femminile e l'intuizione, la porta magica mi parla di qualcosa di magico che succede nonostante le tue paure. Ok. E vediamo come ti sentirai fatto questo. Come ti sentirai fatto questo? Come ti sentirai? I miracoli? Oddio, non aggiungo altro. Non è come ti sentirai essere protagonista di un miracolo. Succedono dei miracoli in questi giorni, ok? Mi raccomando, ragazze mie e ragazzi, fate questo approccio. Facciamo questo approccio tutte insieme, va bene? Oh. Metto un'ultima carta per la luna nuova, l'ultima carta sciamanica per la luna nuova in Gemelli. La ruota della medicina, si guariscono. La ruota della medicina per gli sciamani era la guarigione. La ruota della medicina mi parla di cose che tu farai in questi giorni che vanno a pacificare gli eventi del tuo passato. Ora, si aprirebbe un podcast adesso, ma la ruota della medicina mi parla proprio della cura e della guarigione di quegli aspetti in dissonanza che hanno a che fare col divino maschile che sta al blocco, che magari ti hanno forgiato, per non dire impedito, fino a questo momento per fare quello di cui abbiamo parlato. C'è una guarigione in atto con la ruota della medicina. Voglio vedere come dobbiamo attuare questa guarigione. Ancora, cosa dice lo sciamano? Il cuore del cielo. Devi sentire che sei connessa con tutto l'universo. E come vi ho detto nel video Magia Pratica, ragazze mie, riguardate, l'ho studiato a memoria. So che molti di voi mi avete scritto, lo sto imparando a memoria, brave. Vi ho detto come funzionano le emozioni. Le emozioni hanno lo scopo di dissolvere la mente. L'emozione crea una crepa all'interno della mente che dobbiamo prefigurarcela come una diga. Più crepe si creano in questa diga, più la diga inizierà a spaccarsi, mettendoti in connessione con l'intero universo, con il cielo. Perché la mente è come una diga che ti tiene al di fuori dal resto del mondo, al di fuori dal tuo sé superiore, non ti fa connettere con il sé superiore. Ok, devi sentirti in contatto con le tue emozioni per avere il contatto con il sé e farti guidare a livello intuitivo. Gioca, crea, d'accordo? Ok, ne metto un'ultima adesso di queste, una nuova in Gemelli. Perdona, il perdono.
Allora, il perdono. Cos'è il perdono? Il perdono è soltanto consapevolezza. Ok? Il perdono è consapevolezza. La consapevolezza, come la conoscenza, ti rende liberi. Vi rende liberi. Perdona te stessa. Perdona te stessa. Come? Con la consapevolezza, con la conoscenza. Tutto quello che tu hai fatto fino a questo momento è stato voluto dal karma. Come vi ho detto, il karma va risolto, il destino va compiuto, ma soprattutto il karma inizialmente va subito. Dopo che lo subisci ti risvegli. Quindi se tu hai subito il karma, hm, comprendi che il karma andava subito fino a un certo momento, ma adesso che ti sei risvegliata, perdona il fatto che pensavi di aver sbagliato delle cose in passato. Invece soltanto sbagliando quelle cose potevi arrivare a questa consapevolezza di adesso. E guarda che cosa meravigliosa che esce in questa settimana. Va bene? Io benedico tutti i miei sbagli, quello che pensavo sbaglio. Lo sbaglio non esiste. Lo sbaglio lo chiamiamo sbaglio, la mente razionale lo chiama sbaglio perché ci ha fatto soffrire. Ma se noi vediamo la sofferenza da un punto di vista evolutivo, perché arriva la sofferenza o il dolore, capiamo che non esiste un giudizio più su quella cosa. Ok? Quindi, ragazze mie e ragazzi, meravigliosa, meravigliosa questa luna piena in gemelli. Siate selvaggi, siate folli, siate creativi. Ok? Detto questo, vi abbraccio profondamente. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.